Ciao a tutti amici, dopo aver fatto il video della riparazione del fono, della resistenza del fono, ho preparato questo schema per chi ha già una piccola esperienza di elettrotecnica, che ora vi mostrerò. Allora, lo schema è abbastanza semplice. Allora, partendo dall'alimentazione di rete 220 fase neutro, abbiamo l'interruttore generale. L'interruttore generale è quello che accende il fono, che sarebbe questo. Interruttore generale è il primo qua, ok, on off. Allora, appena acceso l'interruttore generale, il motore gira e la resistenza anche viene alimentata. Allora, se il motore passa attraverso il diodo, il motore viene alimentato a metà tensione circa. Se poi io vado a schiacciare l'interruttore, questo diciamo dalla seconda velocità, ok, praticamente vado a chiudere quell'interruttore qua e bypasso il diodo e il motore andrà alla massima velocità perché viene alimentato direttamente dal 220, ok? Se il motore viene alimentato dal diodo e questo è aperto, gira a metà tensione. Se invece io lo chiudo, vado a cavallo ottavo e gira a tensione massima. Per quanto riguarda invece la resistenza del calore, che è questa, abbiamo due resistenze. Infatti normalmente quando accendiamo l'interruttore generale, se non c'è inserito la seconda resistenza, parte la prima, va sempre quella prima. Se noi siamo sull'1, ok, praticamente questo interruttore è aperto e va solo la prima resistenza. Questa è la sua protezione termica che abbiamo dentro qua. Adesso ve la faccio vedere. Dentro qua abbiamo la protezione termica, la vedete nascosta lì dietro. Questa serve in caso si dovesse surriscaldare la resistenza per qualsiasi motivo, perché l'aria è insufficiente, perché è tappato la resistenza, si scalda di più e interviene questa, diciamo, protezione termica. Ok, e poi abbiamo l'ultimo interruttore che non è un interruttore ma un pulsante a molla, che è un contatto chiuso, che è questo, che esclude tutte e due le resistenze, praticamente quando devi dare il colpo di freddo con l'asciugacapelli. Ecco, questo è tutto, diciamo, lo schema, molto semplice. Io volevo soffermarmi sull'importanza del diodo, che a qualcuno magari potrebbe venire comodo per fare qualche esperimento. Infatti questo diodo inserito così in serie al motore va a dimezzare più o meno la tensione del motore e il motore gira, diciamo, a più bassa velocità rispetto alla sua alimentazione piena, cioè al 220. Ora vi farò una dimostrazione con una lampadina che ho già preparato qua, una lampadina, un circuitino semplice, lampadina, un diodo che è da 1 ampere. Faccio vedere la differenza. Questo diodo per esempio che c'è qua sarà da 2-3 ampere, questi sono da 6 ampere. Per questa lampadina, che assorbe neanche 1 ampere perché è da 46 watt, è sufficiente un diodo da 1 ampere, ok? Farò l'esperimento, vi farò vedere all'oscilloscopio e anche col tester che la tensione viene quasi dimezzata all'incirca.
Ok, così ho alimentato la lampadina e diciamo la corrente passa attraverso il diodo perché l'interruttore è aperto. Chiudendo l'interruttore bypasso il diodo e la lampadina si accende alla massima velocità. Ora andiamo a misurare la tensione. Ok, qua e qua. Ok, vedete? Siamo a 120 volt, quasi la metà, e così siamo a 220. Ok, ora vi farò vedere all'oscilloscopio come si comporta. Ok, ora ho collegato l'oscilloscopio, ho messo questi due cartoni perché la luce dà un fastidio micidiale. Ho collegato la sonda in parallelo alla lampada, così diciamo l'interruttore bypassa il diodo, mentre invece quando l'interruttore lo spengo, vedete che viene tagliata una parte di onda e la tensione diventa la metà, così è piena e così viene tagliata. Ok? E con questo sistema potete dimezzare la tensione, vi potrebbe venire utile per fare qualche esperimento. Importante è scegliere il diodo giusto per il carico che avete. Praticamente se avete un assorbimento da 1 ampere dovete mettere il diodo da 1 ampere, anche di più di 1 ampere. Se l'avete di 2 o 3 ampere dovete metterne uno più alto, tipo questo da 6 ampere. Ho messo anche la tensione RMS in visualizzazione, 223 volt, e invece con il diodo inserito, ok, andiamo a 149. È leggermente diverso dal tester perché il tester non va a leggere proprio il valore RMS efficace. Questo è proprio il valore RMS di questa forma d'onda. E come sempre, se vi è piaciuto il video mettete un mi piace e iscrivetevi al canale.